Ragazzi, ciao a tutti da Leonardo Pitacolonna, il vostro chitarroterapeuta di fiducia. Ma quanto è clickbait il titolo del video di oggi? Beh, in realtà neanche troppo. No, precisiamo subito che considerando come fanno i dischi oggi, cioè tutti iper precisi e puliti, oggi è fondamentale studiare con il metronomo. Ma in una prima fase dell'apprendimento del timing, a mio avviso, non dovremo fare degli studi con il metronomo, per poi passare solo successivamente, in una seconda fase, all'uso di questo amato, odiato strumento medievale di tortura. Ve ne parlerò dopo la sigla. Intanto mettetevi comodi e piazzate un bel like, ragazzi. Innanzitutto, in base al loro rapporto con il tempo, vorrei dividere le persone in tre grandi macro categorie. Sì, lo so, non si devono fare le categorie, sti cazzi. In una prima categoria ci sono tutte quelle persone che sin da piccoli hanno avuto difficoltà a seguire il tempo, cioè quelle persone che proprio non l'hanno imparato in una prima infanzia il linguaggio ritmico. Sono coloro cioè che non riescono a battere per esempio il piede sui quarti e che non sentono dove si trova l'uno. Questi a loro volta vanno divisi in due tipologie, cioè ci sono quelli che proprio non hanno questa percezione ritmica, poi ci sono quelli che sono dei finti, nel senso che hanno il senso ritmico ma devono semplicemente imparare ad ascoltare, devono soltanto superare un piccolo ostacolo psicologico, superato il quale non avranno più problemi con il timing. Proprio a questi darò un piccolo consiglio alla fine del video, quindi seguitemi fino alla fine, soprattutto se vi ritenete appartenere a questa categoria. Poi c'è una seconda categoria di persone, cioè quelli nati con il ritmo nel sangue, ragazzi, quelli che non si perdono manco se gli spari. Poi c'è la terza categoria, che è quella che si trova esattamente nel mezzo a questi due livelli, cioè quella alla quale appartengono la maggior parte dei musicisti e anche io, sinceramente. Allora, per quanto riguarda i primi, cioè quelli che hanno proprio difficoltà serie ritmiche, bisognerebbe fare un percorso con un insegnante che si occupa esattamente di propedeutica, magari affiancato anche al corso di strumento. Per quanto riguarda i secondi, invece, cioè quelli con il ritmo nel sangue, in quel caso bisogna fare degli studi molto più avanzati. Diciamo che l'asticella si alza di molto e tutto diventa molto più professionale. Comunque, insomma, a parte questi due casi, il video di oggi è dedicato alla terza categoria. La didattica in questo caso ha un peso enorme, perché a differenza dei primi due casi, dove non può fare né miracoli, neanche danni nel caso di quelli superportati per il ritmo, in questo caso la didattica può veramente fare la differenza. Comunque, la prima cosa che dovete fare per imparare ad andare veramente a tempo è capire che è importante andare a tempo. Ok ragazzi, adesso basta chiacchiere e andiamo al sodo, ma ho bisogno di un aiuto, dell'aiuto di questo elastico. Voi direte perché? Adesso vedrete perché. I punti che ho disegnato con il pennarello rappresentano i quarti, come vedete sono abbastanza equidistanti tra di loro. Quando noi rallentiamo i quarti, mamma mia, così faccio proprio i deltoidi però. Allora, quando rallentiamo i quarti, come vedete, si allontanano. La cosa importante che dovete notare è che rimangono equidistanti. No, che fatica ragazzi, ecco così. Rimangono equidistanti. Quando acceleriamo si avvicinano perché andiamo più velocemente. Anche in questo caso rimangono equidistanti. Adesso immaginiamo che questi puntini rappresentino proprio il beat, cioè i quarti che vengono fuori quando noi suoniamo qualcosa. Per esempio, più o meno, no? È importante che questi quarti appunto rimangano sempre equidistanti, in questo modo qua, a prescindere dalle rallentate o dalle accelerate, che poi non ci dovranno essere, ma ne parlerò tra un pochettino. Il groove, la fluidità e, come posso dire, la morbidezza ritmica, la naturalezza ritmica, forse è meglio, che noi sentiamo, deriva esattamente da un buon micro timing, cioè dalla capacità di mantenere questi puntini più o meno equidistanti. Con un cattivo micro timing accade questo, ho preso un altro elastico. Come vedete qui dei puntini sono messi un po' a cazzo di cane, no? Noi li percepiamo come i zoppichi. Si dice zoppichi? Non lo so, però mi avete capito. Insomma, qua il groove zoppica, ok? Questo non deve accadere. Questo è il primo ostacolo da superare e vi consiglio di studiare questa cosa, ragazzi, non con il metronomo, ma semplicemente, tra virgolette, semplicemente, suonando, battendo sempre i quarti con il piede. E dovete riuscire a fare questa cosa sia quando fate le ritmiche che quando fate i soli. Per esempio, magari anche con ritmiche più complesse. Oppure con un assolo.
Provate a fare questo esercizio, registrate una ritmica o un assolo o un riff. Non si dice piuttosto che un assolo, piuttosto che un riff, si dice O, senza usare nessuna sorgente di timing, semplicemente battendo il vostro piede. Battetelo in silenzio in modo tale che non venga registrato. Quando avete finito, riascoltate la vostra registrazione e provate a battere i quarti in questo modo. Se riuscite a farlo in modo fluido, diciamo che non avete grossi problemi di micro timing. Se spesso ci sono dei singhiozzi vari, allora dovrete un po' lavorare sul micro timing. Andatevi a vedere anche il video che lascio nel link in descrizione, dove faccio vedere un esercizio fondamentale per fare le ritmiche funk, e lo faccio vedere proprio battendo il piede. Vi tornerà veramente di grande aiuto questo video. Ecco, insomma, in questa prima fase, secondo me, non si deve lavorare con il metronomo, perché cercando di studiare queste cose con il metronomo, senza aver sviluppato prima dei movimenti fluidi, nel migliore dei casi non farete altro che rincorrere continuamente il metronomo. Quindi scapperete e lui vi riprenderà per le orecchie, scapperete e lui vi riprenderà, e tutto si trasformerà nel suono che io chiamo preoso. Il metronomo quindi non serve a niente. Beh, serve come? Ritorniamo all'elastico di prima. Poso la chitarra. La capacità di mantenere la tensione dell'elastico costante, cioè di non accelerare e di non rallentare, si chiama macro timing. E questa cosa qui si studia proprio con il metronomo. Ed è importante sviluppare anche questo, è molto importante. Perché? Perché immaginate voi di fare questo, mentre il batterista fa questo. Se tu fai così, l'altro fa così, ne viene fuori il suono esatto, viene fuori il suono preoso, e questo non va. Quindi, a meno che una band non suoni insieme da una vita, difficilmente tirerà fuori un sound cazzuto, ragazzi, se non risolviamo anche i problemi di macro timing, se non siamo in grado di mantenere un minimo il beat, perché ognuno se ne va letteralmente per la tangente, insomma. Il macro timing ce lo fornisce madre natura, ahimè, ma può essere potenziato, e in questo caso proprio studiando con il metronomo. La cosa fondamentale però è far sì che il metronomo non diventi una boa alla quale ci dobbiamo aggrappare per non affogare e per rimanere a galla, ma deve soltanto segnalarci se stiamo andando più o meno a tempo. Come si può fare questa cosa? Semplice, dobbiamo rendere il metronomo meno presente. Per esempio potremmo dimezzarlo, cioè se stiamo suonando a 80 potremmo mettere il metronomo a 40. Oppure potremmo farlo stare zitto per una battuta. Ci sono dei siti dove ci sono dei metronomi online che danno questa possibilità. E poi continuate a suonare la vostra parte. Per esempio, allora, come sentite ho messo un metronomo a 80 bpm ed eseguirò una ritmica funky. Adesso dimezzo il metronomo. Adesso una cosa ancora più complicata che si può fare, stai zitto tu, è mutarlo ogni battuta. Quindi lo lascio a 40 e lo facciamo stare zitto ogni battuta. Ci sono molti studi interessanti da fare in questo modo con il metronomo, però non voglio rompervi le balle più del dovuto. Il video insomma è già abbastanza lungo, e quindi ne parlerò magari in un altro video. E voi ragazzi, che rapporto ci avete con il tempo? Correte? Va a dormire? Oppure non ve ne frega niente, il tempo è soltanto quella cosa che vi segna l'orologio? Avete un suono preoso? Scrivetelo nei commenti, e se siete arrivati fino a qui senza morire di tedia, vuol dire che il video vi è interessato. In questo caso iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, condividete il video, lasciate un mare di like, attivate la campanellina, così ogni volta sarete aggiornati quando pubblicherò qualcosa di nuovo. Insomma ragazzi, facciamo crescere insieme questa nuova comunità, perché il vostro chitarra terapeuta sarà sempre qui pronto ad ascoltare le vostre esigenze e a fare il nuovo video per voi. E basta, ho detto tutto, vi saluto e a presto.
Non mi sono dimenticato, avevo promesso un piccolo consiglio a tutti quelli che dovrebbero avere il senso ritmico ma hanno difficoltà nell'ascolto. Allora, mettiamo un metronomo. In questo caso ne ho preso uno a 85. E adesso ne metto un altro a un'altra velocità, 60. E adesso che cosa dovete fare? Seguire uno dei due. Adesso seguirò questo qui, spero si senta. Sentite? Adesso provo a seguire l'altro, lasciando questo. Questa cosa vi costringerà veramente ad ascoltare. Vi assicuro che funziona. Ora ho detto veramente tutto, ragazzi. Basta, facciamoci una sonata senza metronomo perché non gliela faccio più. Ah, che bello essere liberi senza quel fucile puntato alla testa. Ah.